a tutti e benvenuti al corso di italiano. Io mi chiamo Anka. Come ti chiami? Tu come ti chiami? Partiremo dall'alfabeto. A, ad esempio, arcobaleno. È molto facile l'alfabeto, anche le regole di pronuncia sono molto facili. A, B, ad esempio, bosco. C, ad esempio, castello. Arcobaleno, bosco, castello. D, denti. E, elefante. F, fuoco. Denti, elefante, fuoco. G, ad esempio gelato. H, ad esempio hotel. La H in italiano non si pronuncia, vedremo in seguito. H, hotel, ho detto, e I, isola. Gelato, hotel, isola. M, maschera. N, noce. O, orologio. Maschera, noce, orologio. P, porta, ad esempio. Q, 4. R, rana. Porta, 4, rana. S, serpente. T, talpa. E U, uva. Serpente, talpa, uva. Qui abbiamo V o V, vanno bene tutte e due. Vaso e Z. Z, attenzione alla pronuncia, Z, zaino. A queste lettere si aggiunge un'altra serie di lettere che si incontrano soprattutto nelle parole di origine straniera. I lunga, va bene anche J si può dire, jeans, X, xilofono e K, karate. Y o Y, ad esempio yogurt, e W, Würstel, una parola evidentemente di origine tedesca. Ora, proviamo a ripassare l'alfabeto. A, B, C, arcobaleno, bosco, castello. D, E, F, denti, elefante, fuoco. G, H, I, gelato, hotel, isola. M, N, O, maschera, noce, orologio. P, Q, R, porta, 4, rana. S, T, U, serpente, talpa e uva. V o V, Z, vaso, zaino. Poi I lunga, X, K, jeans, xilofono, karate. Y e W, yogurt, Würstel. Qui abbiamo 3 nomi. Il primo è il mio nome, Anka. A-N-C-A. Il secondo nome, Marco. M-A-R-C-O. Il terzo nome, Sara. S-A-R-A. Sara. È importante conoscere la pronuncia delle lettere. Vi faccio un esempio. Scusate. Qui abbiamo CD,
CD, DVD e qui DHL, l'agenzia DHL. Perciò non dovete dire CD, solo CD. Ripeto, CD, DVD, DHL. Ora passiamo alle regole di pronuncia. Attenzione a come pronuncio io questi gruppi di lettere. Amiche, chimica, cena, cibo, bacio, marciume e ciao, ciao. Seconda riga. Ghepardo, ghiro, gelato, gita, giorno, giusto, giacca. E terza riga, scheletro e fischiare. Allora, attenzione qui a questi gruppi di lettere SCHE e SCHI. Si leggono SCHE e SCHI. Scheletro, fischiare. Ripeto, amiche, chimica, cena, cibo, bacio, marciume, ciao. Ghepardo, ghiro, gelato, gita, giorno, giusto, giacca e scheletro e fischiare. Così come ho detto prima, sono molto facili le regole di pronuncia. Adesso, S tra due vocali, attenzione a come si pronuncia. Casa, presa, casa, presa. Quindi non si pronuncia ps come se fosse una S. Casa, presa. Però se abbiamo doppia S, allora si pronuncia rosso, rosso. E qui provate da soli. Sasso. Ripeto, casa, presa, rosso, sasso. La Z, attenzione a come pronuncio io. Calza, z, calza. E qui provate. Danza, danza. Qui doppia Z non cambia molto. Pizza, si sente un po' di più. Pizza, conoscete già la pizza, immagino. E qui provate. Tazza. Calza, danza, pizza e tazza. Però attenzione, la Z all'inizio della parola si pronuncia z, z. Zaino. E qui? Zero. Calza, danza, pizza, tazza, zaino e zero. Poi abbiamo il gruppo GLI. In questo caso la G non si sente. Aglio si legge, si pronuncia lì. Aglio. E qui? Maglia. Aglio e maglia. Abbiamo poi il gruppo GN, si pronuncia ni. Gnomo, gnomo e magnete, magnete. Quindi la G non si sente né qui né qui. Abbiamo il gruppo SCE che si pronuncia sce, sce. Scena e provate? Scendere, è un verbo, scendere. E il gruppo SCI si pronuncia sci. Sciarpa, sciarpa. E qui? Cuscino, cuscino. Dunque, scena, scendere, sciarpa e cuscino. E l'ultima regola, Q si legge sempre Q, acqua, acqua. E attenzione, ve l'ho già detto prima, la H non si pronuncia mai in italiano, mai. Ad esempio, il mio indirizzo mail
il mio nome più il mio cognome, chiocciola, hotmail.com. Non si deve pronunciare la H, o avevo già fatto prima l'esempio hotel. Adesso provate a pronunciare queste parole. Sciupare, sciupare. Scienza, scienza. Vi ricordate? SCI, SCI. Sciupare, scienza. Qui. Gatto, gatto. Cielo. Celeste. Qui è facilissimo. Parco. GLI, se vi ricordate, c'era l'esempio di prima, aglio. Medaglia, la G non si sente. Qui, razza, pensate a pizza, razza. Qui GN, se vi ricordate che si pronuncia ni, allora abbiamo cognome, cognome. SCE, come ho detto che si pronuncia? Sce. Scemo. Però, attenzione, SCHE, c'era l'esempio di prima, scheletro, allora schema. E qui scappare, scappare. Pizzico, qui molto facile, rospo. Qui, se vi ricordate casa, l'esempio di prima, rosa. La stessa cosa in questo caso, posare, posare. Vedete S tra due vocali. Rosa, posare. Forza, forza. Scatola. Migliore, migliore. Vedete qui, medaglia, migliore, stesso gruppo di lettere. Anche qui. Figlio, borsa. Comporre, comporre. Mele, miele. Pelle. Qui contenuto, amore, scottatura, pasta, geografia, storia, qui chiazza, chiazza, azione, eccezione, signore, di nuovo abbiamo GN, signore. E attenzione qui, se una parola finisce per una vocale accentata, come si pronuncia? Università, università. Qui abbiamo la E accentata, cioè facoltà e lunedì. Ripeto, sciupare, scienza, gatto, cielo, celeste, parco, medaglia, razza, cognome, scemo, schema, scappare, pizzico, rospo, rosa, posare, forza, scatola, migliore, figlio, borsa, comporre, mele, miele, pelle, contenuto, amore, scottatura, pasta, geografia, storia, chiazza, azione, eccezione, signore, università, cioè, facoltà, lunedì. Ora abbiamo i saluti. Buongiorno, buongiorno, che si può dire dalle 6 a mezzogiorno, oppure dalle 6 alle 12. Buonasera, dalle 5 alle 22. Non è una regola fissa. Se dite buongiorno dopo mezzogiorno, non è una tragedia. Buon pomeriggio, dalle 12 alle 17 e buonanotte dopo le 22. Ripeto, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e buonanotte. Poi abbiamo ciao, ciao, si può dire anche salve, arrivederci, alla fine della discussione, arrivederci. Potete anche dire buona giornata o buona serata. Buona giornata e buona serata, sempre alla fine della discussione o alla fine dell'incontro. Arrivederci, buona giornata e buona serata.
E adesso abbiamo due verbi che sono molto molto importanti. Essere e avere. Li dovete imparare a memoria, evidentemente. Essere io sono. Tu sei, lui se è un maschio, lui è, oppure se è una femmina, lei è. Noi siamo, voi siete e loro sono. Io sono, tu sei, lui o lei è, noi siamo, voi siete e loro sono. E il verbo avere. Io ho. Vedete che la H non si pronuncia. Tu hai. Lui o lei ha. Noi abbiamo, voi avete e loro hanno. Ripeto, io sono, tu sei, lui o lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. E il verbo avere, io ho, tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ad esempio, lui è un uomo, quello che ho detto prima, e lei è una donna. Lui è un uomo, lei è una donna. Io sono una donna. Mi chiamo Anka, l'ho già detto prima, e ho due gatti. Proviamo a fare una breve frase. Lui è gatto 1, lei è gatto 2. Dunque, lui è un maschio, lei è una femmina. Ora passiamo all'articolo determinativo. Abbiamo due tipi di articolo in italiano, l'articolo femminile e l'articolo maschile. Non è difficile. Iniziamo con l'articolo femminile. Abbiamo un esempio qui, la sedia, le sedie. Se una parola finisce per la A, allora è molto probabile che sia di genere femminile. Ci sono anche delle eccezioni, ma non parliamo adesso delle eccezioni, evidentemente. Allora al plurale questa parola finisce per la E. La sedia, le sedie. La ciambella, le ciambelle, un altro esempio. E qui attenzione, la parola finisce per la A, quindi è di genere femminile ma inizia per una vocale. Allora si mette L apostrofo, l'edicola, le edicole. La sedia, le sedie, la ciambella, le ciambelle, l'edicola, le edicole. Provate da soli. Finestra. La finestra è al plurale le finestre. Nuvola. La nuvola, al plurale le nuvole. E matita. La matita, al plurale le matite. Ora passiamo all'articolo maschile, che è di due tipi, ma non vi spaventate, non è così difficile. Se una parola finisce per la O, allora è molto probabile che sia di genere maschile. Il tavolo, al plurale la O diventa I tavoli. Il tavolo, i tavoli. Il quaderno, i quaderni. Questo è il primo tipo di articolo maschile. Attenzione però, c'è un altro tipo di articolo che lo incontrerete in, 8 casi. Partiamo dal primo caso. Lo zaino, gli zaini. Perché abbiamo messo lo qui e non il? Perché zaino inizia per Z. Quindi davanti alle parole che iniziano per Z si mette l'articolo lo, al plurale li e non i. Lo zaino, gli zaini. Secondo caso, davanti alle parole che iniziano per PS, non ce ne sono tante. Lo psicologo, gli psicologi. Lo psicologo, gli psicologi. Qui, davanti alle parole che iniziano per GN, anche qui ce ne sono veramente poche. Lo gnomo, plurale gli gnomi. Lo zaino, gli zaini, ripeto, lo psicologo, gli psicologi, lo gnomo, gli gnomi.
Quarto caso, davanti alle parole che iniziano per PN, ma anche queste sono, diciamo, si incontrano raramente. Lo pneumatico, gli pneumatici. Lo pneumatico, gli pneumatici. Davanti alle parole che iniziano per Y si usa l'articolo lo. Lo yogurt, gli yogurt. Davanti alle parole che iniziano per X, lo xilofono, gli xilofoni. E poi, attenzione, qui in questo caso incontrerete più parole che si usano con l'articolo lo, davanti alle parole che iniziano per S più consonante. Ad esempio, lo squalo, al plurale gli squali. Lo squalo, gli squali. E qui, vedete, è una parola di genere maschile perché finisce per la O, ma inizia per una vocale, quindi si mette apostrofo, L apostrofo, non si può dire lo orologio, ma l'orologio, al plurale gli orologi. Riprendo, scusate. Il tavolo, i tavoli, il quaderno, i quaderni. La maggior parte delle parole di genere maschile si usano con l'articolo il. Poi i casi in cui si usa l'articolo lo. Davanti alle parole che iniziano per Z, ad esempio lo zaino, parole che iniziano per PS, lo psicologo, parole che iniziano per GN, lo gnomo, parole che iniziano per PN, lo pneumatico, parole che iniziano per Y, lo yogurt, parole che iniziano per X, lo xilofono e gli ultimi due casi, parole che iniziano per S più consonante, lo squalo, e qui abbiamo L apostrofo l'orologio, ma al plurale abbiamo sempre gli orologi. Adesso provate da soli ad indovinare l'articolo di queste parole. Ragazzo, vedete, è di genere maschile perché finisce per la O. L'articolo è il ragazzo, i ragazzi. Qui è sempre di genere maschile perché finisce per la O. Sdentato, abbiamo lo sdentato, scusate, gli sdentati, perché abbiamo S più consonante. Se vi ricordate l'esempio di prima, lo squalo. E armadio, l'armadio, perché inizia per una vocale, quindi si mette L apostrofo, l'armadio, gli armadi. Dunque, il ragazzo, i ragazzi, lo sdentato, gli sdentati, l'armadio, gli armadi. Provate da soli a mettere l'articolo davanti a queste parole. Stipendio è di genere maschile perché finisce per la O, ma inizia per S più consonante, più T. Allora, lo stipendio, gli stipendi, come in questo caso. Zio. Vi ricordate l'esempio di prima, lo zaino? Allora, lo zio, gli zii. Giorno. È di genere maschile? Il giorno, i giorni, perché non inizia per Z, per S più consonante, per PS, quindi il giorno, i giorni. Mamma, attenzione, finisce per la, dunque, è di genere femminile. La mamma, le mamme. Accendino, come in questo caso, è di genere maschile ma inizia per una vocale, quindi l'accendino, gli accendini. Argentino, come prima. L'argentino, gli argentini. Pomeriggio. Attenzione, qui non abbiamo PS, quindi il pomeriggio, i pomeriggi. Svizzero. S più consonante, S più V. Perciò lo svizzero, gli svizzeri, come stipendio e sdentato. Sera. La sera, le sere, perché finisce per la A. Villaggio. Il villaggio, i villaggi, evidentemente. Pera. La pera, le pere, perché è una parola di genere femminile. La stessa cosa qui. Speranza finisce per la A. Sì, abbiamo S più consonante qui, ma è una parola di genere femminile. Allora, la speranza,
le speranze. Stato, invece, qui vediamo che finisce per la O, dunque lo stato, gli stati. Scuola, stessa cosa. La scuola, le scuole, perché è una parola di genere femminile. E ho preso altri due esempi che finiscono per una consonante. Sono casi rari e si tratta il più delle volte di parole di origine straniera. Il bar è di genere maschile. Attenzione, non si mette più la I al plurale. Il bar, i bar. La stessa cosa qui. L'autobus, come armadio, l'autobus, gli autobus. Gli autobus. L'articolo rimane uguale, solo che non si mette più la I al plurale. E ho fatto uno schema che spero vi aiuterà. Le parole che finiscono per la A sono di genere femminile, femminile singolare. Qui abbiamo femminile plurale, la mamma, le mamme. Qui maschile singolare, ad esempio giorno, il giorno. Maschile plurale, i giorni. Però, ogni tanto incontrerete anche parole che finiscono per la E, che possono essere sia di genere femminile che di genere maschile. Dovete imparare a memoria il genere di queste parole. Comunque sia, al plurale finiscono per la I. Scusate. Ad esempio, il bicchiere, i bicchieri. Il bicchiere, i bicchieri. Notte però è di genere femminile. Vi ricordate buonanotte? Allora abbiamo la notte, le notti. Provate con fiore, caricatore e cane. Tante parole che finiscono per la E sono di genere maschile e non femminile. Fiore. Il fiore, i fiori. Il caricatore, i caricatori. E il cane, i cani. E ora, prima di finire questa lezione, abbiamo una frase molto breve. Il mio gatto, lui, è il mio gatto, è molto bravo. E tu? Hai cani o gatti? Detto questo, abbiamo finito la prima lezione di italiano. Ciao!